ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Michele. Uno dei metodi di cottura, se così possiamo definirlo, più diffusi e di maggior tendenza nell'ultimo periodo è sicuramente quello relativo alla frittura ad aria. E dato che sul mercato è stata da poco lanciata la friggitrice ad aria di Xiaomi, potevo non recensirvela? Beh, forse sì, però io l'ho comprata per mostrarvela in questo video. Stiamo parlando della Xiaomi Liven Oasis G5. Iniziamo con il punto forte di questa friggitrice ad aria, ovvero il prezzo. Di listino costa attorno ai 140 euro, che si abbassano sui 70-80 euro massimo utilizzando i nostri link e coupon che trovate qui sotto in descrizione video. A questo prezzo in Italia di valido, credetemi, non si trova nulla. Io ho cercato abbastanza prima di comprare questa perché ho sempre voluto provare questo metodo di cottura di cui tutti parlano. Ma andiamo subito a vederle insieme. Alcune caratteristiche tecniche, tra cui 1400 watt di potenza massima, cestello da 2,5 litri, quindi stiamo parlando di dimensioni importanti per più di una persona. È incredibile come riescano sempre a incastrare i prodotti in questi pacchi. Il colore della confezione già suggerisce il colore della friggitrice stessa, ma prima di aprirla voglio spiegarvi perché è così utilizzato nell'ultimo periodo questo metodo di cottura. Sostanzialmente perché si utilizza pochissimo olio o addirittura nulla, quindi il fritto è molto più leggero e anche molto più salutare rispetto all'immergere il cibo in una vasca, in una friggitrice classica in litri di olio. Per i puristi ovviamente non sarà lo stesso gusto intenso di olio fritto, però il cuore e comunque la nostra salute ne gioverà. Ma ora apriamo e vediamo cosa contiene. Ed eccola! Qui dentro troviamo anche due adattatori di corrente, uno da americano cinese a europeo e l'altro invece da cinese americano a italiano. Non manca ovviamente il manuale di istruzioni che purtroppo è totalmente in cinese, ma credetemi, utilizzare queste friggitrici ad aria è davvero un gioco da ragazzi. Praticamente tutti potrebbero cucinare con questi fornetti quasi senza nessuna conoscenza, se non quella di saper collegare questo alla rete elettrica. Quindi il manuale lo buttiamo. E infine è presente anche una pinza, cioè ragazzi perdonatemi, non so il nome tecnico di questo, ma serve ovviamente per togliere il fritto dal cestello quando è molto caldo e bollente. Ma ora vediamo lei più da vicino. Innanzitutto il colore che ci aveva già suggerito la confezione è davvero molto elegante, un verdone o verde cristallo, perdonatemi non sono molto bravo nel decifrare i colori, comunque sicuramente elegante. Nella parte superiore abbiamo il vetro con comandi touch, dietro abbiamo l'uscita dell'aria e mi raccomando questa non dovete mai tapparla quando state utilizzando questa friggitrice. Invece nella parte frontale abbiamo il marchio Oasis e il cestello che andiamo a liberare. Per aprire il cestello ci basterà tirarlo verso l'esterno ed eccolo qui il cestello, ovviamente antiaderente, non è tossico, quindi potete friggerci qualsiasi cosa, da 2,5 litri, molto grande, e il fondo può essere rimosso per andare a pulire per bene tutto il fondo del cestello, in quanto ovviamente anche se non friggiamo con olio qui sotto si depositano tutti i liquidi. Ma come funziona una friggitrice ad aria? Beh, con l'aiuto di questa torcia ve lo mostro. In realtà è molto semplice. Nella parte interna sopra il cestello abbiamo una grossa resistenza che va a riscaldare il tutto, mentre sopra di essa abbiamo una grossa ventola che immette in tutto il cestello sul cibo aria calda da 80 fino a 200 gradi in un circolo vorticoso quasi che rende il cibo croccante come se fosse fritto. E proprio grazie a questo i metodi di cottura possibili tramite questa friggitrice ad aria sono due: o la frittura senza olio, che in realtà sarebbe una sorta di forno ventilato ma molto più comodo in quanto raggiunge subito la temperatura, consuma meno corrente e ovviamente è anche
anche meno voluminoso, occupa meno spazio. Oppure il secondo metodo, quello che io vi consiglio per dare un po' di sapore in più, molto simile alla frittura classica con immersione totale nell'olio, andare a, ve lo faccio vedere, spennellare il cibo che inserite qui dentro con pochissimo olio, bastano un paio di cucchiai di olio senza quindi immergere il tutto. Oppure sono molto comodi anche i nebulizzatori di olio, comunque ve ne linko qualcuno qui sotto in descrizione video. Utilizzando questo secondo metodo avrete un risultato finale che sarà davvero molto simile alla frittura classica con immersione totale nell'olio, ma ovviamente con molti meno grassi a beneficio della vostra salute. Ora accendiamola e vediamo come funziona. In realtà è davvero semplice, vi basterà premere il tasto Power per attivare il display. Ora potrete o impostare manualmente sia la temperatura, che va da 200 gradi massimo fino a 80 gradi minimo, e anche il tempo minimo che parte da 1 minuto fino ad arrivare a 60 minuti di cottura massima. Aprire il cestello, inserire il cibo e avviare la cottura. E come vedete, anzi come ascoltate, è davvero molto silenziosa. Io ne ho viste altre a casa di qualche mio amico e nessuna di loro è silenziosa come questa Xiaomi. Comunque il display ci mostra qui a sinistra la ventola in funzione, sarà sempre attiva ovviamente per tutta la cottura del cibo. Invece a destra troviamo questa icona che è quella relativa alla resistenza interna. Come vedete il LED si è spento perché la resistenza interna ha raggiunto la temperatura prefissata di 200 gradi, quindi ora andrà a mantenere quella temperatura. Quando scenderà sotto i 200 gradi si riattiverà automaticamente, quando salirà un po' oltre i 200 si disattiverà nuovamente e così via per mantenere la temperatura stabile. Ovviamente sia che voi impostiate 200 gradi sia che ne impostiate 80. Ora stoppiamo la cottura, anche se in realtà dentro non c'è praticamente nulla, perché vi voglio mostrare anche le altre icone a cosa corrispondono. Si tratta semplicemente di preset, ovvero di cotture predefinite, e abbiamo le classiche patatine, il bacon, il pollo, i crostacei, la carne, i dolci, le verdure e anche il pesce. Ad esempio, se dovete friggere delle patatine e non volete rischiare di bruciarle a temperature troppo alte o di lasciarle crude a temperature troppo basse, beh, vi basterà selezionare il preset, la configurazione delle patatine, eccola qui, e avviare la cottura. Come vedete è preimpostato 200 gradi e 20 minuti. Si tratta di un valore di riferimento, ma voi, per stare più sereni, aprite magari a metà cottura il cestello per verificare che la cottura stia andando bene. Una volta controllato vi basterà reinserire il cestello all'interno e la friggitrice ricomincerà automaticamente la cottura dal punto in cui si era fermata. Una sorta di funzionalità memoria che è comodissima. E ora ragazzi, cosa manca da vedere? Beh, ovviamente la frittura vera e propria. Come sarà? Beh, scopriamolo subito. Direi di iniziare con le classiche patatine fritte surgelate. Apriamo e inseriamone una buona quantità. Direi che così possono bastare. Programma patatine fritte, avviamo. Siamo a 5 minuti di cottura ragazzi, si inizia già a sentire un bel profumino. Vediamo come sta andando. Guardate, iniziano già a dorarsi. Diamogli una saltata e rimettiamo dentro. Come vedete riprende da dove si era fermato. Diamo un'altra controllata. Guardate che belle. Vi ricordo che non ho utilizzato nemmeno una goccia d'olio. Queste patate richiedono meno tempo per la cottura, quindi qualche altro minutino. Vediamo. Perfette, direi che così può bastare. Sembrano davvero fritte con olio, ma in realtà qui non c'è nemmeno una traccia d'olio. Guardate il tovagliolo sotto, è assolutamente asciutto. Proviamo a prenderne una. Guardate, sono ben cotte fuori e restano belle morbide e umide all'interno. Fantastiche. Ora puliamo il cestello e proviamo a cuocere qualcosa di
diverso, come ad esempio questa sfogliatella 175 gradi, 15 minuti e andiamo. Eccolo qui, sentite com'è croccante? Sì, forse è venuto un po' bruciacchiato questo. Ragazzi, ieri ne ho fatto uno senza registrare il video ed era venuto molto meglio. Comunque, sia lui che le patatine sono davvero croccantissimi e molto friabili. E rieccoci qui ragazzi, cosa dire in conclusione? Sicuramente questa Xiaomi Liven G5 mi ha molto soddisfatto e assolutamente sorpreso. La qualità finale della frittura, sia che voi non utilizziate assolutamente olio, sia che voi utilizziate pochissimo olio, è paragonabile alla frittura vera e propria, ma con molti meno grassi e molta più salute. L'aspetto fantastico di questa friggitrice ad aria o fornello ventilato, chiamatelo come volete, è che vi permette di cuocere, di cucinare tantissime varietà di cibo in modo molto semplice ed immediato. Questo modello, più nello specifico, è uno dei più eleganti che io abbia trovato in rete e anche uno dei più economici considerando quello che offre. E se volete acquistarlo trovate tutti i link con eventuali coupon qui sotto in descrizione video. Sfruttando il nostro coupon il suo prezzo si aggira tra i 70 e i 90 euro massimi. Ora però voglio sapere voi cosa ne pensate sia di questa friggitrice G5 sia della frittura ad aria più in generale. L'avete mai provata? Vi piace? Sì? No? Personalmente tutte le persone con cui ho parlato fino ad oggi mi hanno sempre consigliato questo metodo di cottura e ora so il perché. Se siete puristi della frittura classica, e credetemi lo sono anche io, forse guardando questo video direte: ah, ma quella non è una frittura vera e propria, ma dovete assolutamente provarla per dare un giudizio finale. Credetemi, ne rimarreste molto sorpresi. Bene, direi che questo è davvero tutto. Qui sotto in descrizione video, oltre ai link d'acquisto, trovate anche i link per entrare nel nostro canale Telegram Tech Best Deals, il nostro gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia e il nostro canale Instagram ufficiale. Entrate numerosi. E infine, se il fritto vi piace e volete supportarci, vi ricordo che tutti i nostri video, live, recensioni sono totalmente gratuite per voi, ma se volete ci basta un semplice e gratuito like, un commento, una condivisione. Iscrivetevi se non l'avete già fatto, attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei nostri nuovi prossimi video e direi che questo ora è davvero tutto. Noi ci vediamo al prossimo video sempre qui su Addicted to Tech. Ciao ragazzi e buona frittura salutare!